Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi in Giappone, ma non quello delle grandi città. Vi parlo di un libro che è un piccolo gioiello di delicatezza, silenzi e tradizioni. È un libro uscito nel 2025 per l'editrice della Garzanti, che io ho preso in biblioteca come novità. Perché, come già vi avevo detto la volta scorsa, i libri non solo si comprano, ma si prendono anche in biblioteca. E in biblioteca si trovano anche novità dell'ultimo momento, come è successo a me. Quindi questo è un libro e si intitola Dove si filano le nuvole. L'autrice si chiama Yuki Ibuki. È una scrittrice molto famosa in Giappone, che ha cominciato la sua storia con vari libri e questo è uno dei suoi libri più famosi e tradotto in varie lingue. È un romanzo che parla di quindi fili invisibili e non solo di lana. Più tardi vi spiegherò il collegamento tra il filo e la personalità della protagonista. Quindi questo romanzo è un romanzo nuovo, è un romanzo che vi consiglio di leggere perché si legge molto bene, molto scorrevole. Questo libro inizia con un'introduzione e nella prima pagina in Giappone esiste un'arte tramandata di madre in figlia. Sono loro che conoscono i segreti nascosti tra i fili della lana. Questo libro si sviluppa in 7 capitoli e la divisione è molto bella perché parla dal mese di giugno e scorre fino a marzo, quando abbiamo l'epilogo. La protagonista è una ragazza che si chiama Mio, una ragazza del liceo che praticamente dopo varie vicissitudini riesce a ritrovare questo collegamento con la famiglia, perché aveva dei legami non troppo buoni né con la mamma né con i nonni paterni perché non conosceva. Infatti si sviluppa proprio questo libro su questa storia e comincia da giugno. Nel giugno, viene proprio ambientata in giugno fino a marzo quando poi si avrà l'epilogo che non vi spiego perché lo dovete leggere perché è molto bello e scoprirete poi alla fine questo bellissimo segno. Questo libro ci porta in un villaggio giapponese isolato dove le donne di una famiglia custodiscono un sapere antico, l'arte del filare la lana, ma tra quei fili si nascondono anche memorie, traumi e legami mai risolti. Quindi infatti avremo proprio durante la lettura del libro riusciremo a scoprire i traumi che ci sono fra la protagonista Mio e tutte le donne della sua famiglia, dalla nonna, la mamma e la bisnonna. La protagonista, infatti, torna alle sue radici e lo fa non solo per ritrovare se stessa, ma anche per ricucire, come ho detto prima, un rapporto spezzato. Il romanzo non racconta degli eventi eclatanti, però con piccoli gesti quotidiani esso parla di molte cose, quindi dà un significato molto forte, dà uno sguardo e un silenzio, una sciarpa lasciata incompleta, perché quello che è il protagonista di questo libro, oltre alla protagonista fisica, è questo scialle rosso che vediamo anche in copertina. Perché il filo rosso e perché lo scialle. Quindi il significato e il simbologismo del libro è molto accentuato. La scrittura di Yuki Buki è molto sobria, è uno stile raffinato, capace di evocare emozioni profonde senza mai diventare retorico. La scrittura sembra fatta proprio di aria, come dice anche il titolo, quindi nuvole appunto, ma ogni parola è anche scelta con cura. Il tempo del romanzo quindi è un tempo lento, ha un ritmo come un telaio e tutto si muove con grazia e precisione. Però la lettura, come dicevo prima, è molto semplice, quindi anche se è lenta nel senso allo stile giapponese,
quindi voi riuscite a leggerlo perché ci sono pochi dialoghi, ci sono molte descrizioni, sono descrizioni semplici. Quindi è un libro veramente che vi consiglio di leggere perché è molto scorrevole. Il cuore del libro è il tema della riconciliazione. La riconciliazione tra la madre e la figlia, tra il passato e il presente, ma anche tra ciò che abbiamo perso e ciò che ancora possiamo salvare. Non si tratta quindi solo di perdonare, ma di capire, accogliere e trasformare ciò che ci ha fatto male. È un libro che ci insegna che a volte serve tornare indietro per poter andare avanti. Infatti ci sono con i protagonisti c'è sia questo rapporto tra madre e figlia e tra padre e figlio. Infatti il padre della protagonista, anche lui aveva dei rapporti lasciati in sospeso con suo padre, il nonno della protagonista. Infatti è proprio lei che va a ricercare questo nonno che non conosceva e che non veniva mai nominato in casa, nella sua casa, e scopre, lì parte il romanzo, e si scopre veramente legata a questo suo parente, a questo suo nonno, e soprattutto alla nonna, che era quella che portava avanti la industria della filatura e della produzione delle mantelle. Questo libro ve lo consiglio se amate i romanzi quindi intimi, delicati e profondamente umani. Vi consiglio proprio Dove si filano le nuvole perché è molto leggero, però ha un significato molto profondo. Non vi darà delle risposte immediate dall'inizio, ma vi lascerà qualcosa dentro che continuerà poi a lavorare, evolversi durante tutto il romanzo come un filo che si intreccia al vostro vissuto. Ho letto questo libro molto velocemente, l'ho trovato molto, molto bello nella sintassi, quindi si legge molto bene, scorrevole, quindi molto pieno di significati. Appunto mi piace molto il collegamento di questo filo rosso preso da una tradizione proveniente dalla Cina e poi tramandata in Giappone. La famosa il famoso collegamento tra il filo rosso che lega le persone. Quindi credo che proprio in questo libro la protagonista abbia voluto mettere come significato quello, il collegamento tra le persone e tra la famiglia di questa ragazza che non conosceva i suoi nonni né i bisnonni, non sapeva neanche cosa facessero. Viene poi spiegato durante il libro tramite il padre, che era quello con cui lei si confrontava di più, e quindi viene spiegato il collegamento. Lei, incuriosita da questa sua mancanza dei nonni e dei bisnonni, decide quindi di scappare di casa, e quindi il libro, il secondo capitolo, comincia proprio così, con lei che scappa di casa e va a incontrare il nonno e il paese in cui sono vissuti i nonni e dove comincerà poi tutto. Se in questo momento volete farvi consigliare un libro molto bello, che si legge molto bene, allora vi consiglio Dove si filano le nuvole di Yuki Ibuki. Fatemi sapere nei commenti se lo avete letto, se vi incuriosisce, cosa ne pensate, se vi piace il finale, perché può anche non piacere, e iscrivetevi al canale YouTube di Elisa Mundi per le recensioni letterarie. Ci rivediamo allora nei commenti e ci salutiamo al prossimo video. Vi aspetto con il prossimo libro. Buona serata a tutti.